Bentornati nella rubrica di Rosetta e la scarpetta. Questa sera prepareremo un piatto che sicuramente gradiranno anche i vostri bambini. Faremo le polpette, non le facciamo fritte, non le facciamo al forno, ma le facciamo con una bella passata di pomodoro in modo tale che avremo poi la possibilità di farci la nostra bella scarpetta. Ma prima di iniziare, la sigla. Per la scarpetta di oggi occorrono 500 g circa di carne trita, olio extravergine di oliva, un bel pezzo di mollica di pane imbevuto nel latte, 2 uova fresche, aglio e prezzemolo già tritati, una bella manciata di parmigiano grattugiato, la nostra passata di pomodoro, un aglio fresco e il sale quanto basta. Iniziamo subito a preparare la ricetta di questa sera. Allora, cominciamo con la preparazione del sugo, per cui mettiamo sempre il nostro abbondante filo d'olio nella pentola capiente, perché per stasera appunto avranno bisogno le nostre polpette di avere molto spazio per cuocersi e addensarsi. Poi ci aggiungiamo un aglio, ok, lo facciamo un attimino andare in modo tale che senza farlo troppo friggere, lo facciamo soltanto dorare e poi ci aggiungiamo il nostro sugo. Nel frattempo nella ciotola abbastanza capiente abbiamo messo la carne trita, mezzo chilo circa per 4 persone, e cominciamo a inserire piano piano gli ingredienti che ci servono per questa ricetta. Aggiungiamo subito il parmigiano reggiano grattugiato, la nostra mollica di pane che abbiamo appunto inumidito e fatto spugnare nel latte. Se non gradite il latte e preferite l'acqua è la stessa cosa, l'importante è che il pane sia abbastanza morbido. Una bella manciata di aglio e prezzemolo freschi tritati, aggiungiamo il sale, quanto basta, vi regolate voi se amate qualcosa di più saporito, meno salato, diciamo, e poi aggiungiamo le nostre 2 uova fresche. Ecco, una volta che gli ingredienti che adesso andiamo a riepilogare sono tutti versati nella ciotola, procediamo con l'impasto delle polpette. Il nostro aglio sta andando, adesso poi una volta che l'olio arriva a temperatura lo leveremo e procediamo poi ad unire nel nostro sugo le polpettine. Allora, di solito i bambini non gradiscono i vari tipi di carne, però vedrete che le polpette al sugo diciamo che conquistano facilmente un po' i gusti di tutti, per cui le mischiamo un po'. Se volete, se preferite, si può aggiungere anche del pepe nero, ma quello poi va a gusti. In alternativa alla mollica di pane si potrebbe inserire per far rapprendere un po' il composto del pane grattugiato, quindi se non doveste avere del pane morbido in casa o il pane raffermo, va benissimo anche l'aggiunta di 2-3 cucchiai di pane grattugiato. Ecco qua. L'impasto, appunto, una volta con tutti gli ingredienti mescolati, si presenterà sotto questa forma. Ecco. Il nostro aglio sta andando. Allora, il nostro aglio è ben rosolato, lo togliamo dalla nostra pentola così evitiamo di trovarcelo tra una polpetta e l'altra. Spostiamo un po' la pentola e attenzione a non scottarci, perché nel momento in cui versiamo il sugo è probabile che schizzi un po' per cui teniamo sempre un coperchio che ci aiuti a non scottarci.
Una volta che la temperatura scende possiamo procedere con l'altro, mettere tutto il pomodoro. Ecco, io per questa ricetta preferisco già la passata di pomodoro, in modo tale che non ci sono pelli, semi e quant'altro, quindi deve venire proprio un sugo denso. Ecco qui. Ecco qui, mettiamo insieme il pomodoro per fare un buon sugo, sempre per 4 persone, di solito meglio usare 2 bottiglie. E quindi questa qui l'abbiamo già inserita, adesso non c'è più il pericolo di scottarci, possiamo rimettere la pentola sul fuoco e procediamo con l'altra bottiglia. Per cui mettiamo un po' di sale, anche qui regolatevi voi in base ai vostri gusti. Io ho messo un cucchiaino scarso di sale. Ok, copriamo il nostro sugo, aumentiamo un po' la portata del gas. Ecco qui. Nel momento in cui cominciamo a vedere le prime bolle, ci aggiungiamo dentro le polpette che adesso andiamo a fare insieme. Allora, il nostro sugo sta andando, vedo già le prime bollicine, quindi si sta riscaldando, e cominciamo a fare le nostre polpette. Sulla dimensione delle polpette è a vostro piacimento. Io mi tengo su polpette medie o anche piccoline, perché alla mia bambina piacciono polpette non troppo grandi, per cui più ne fate, più ne avete, più potete sfamare più persone, ecco. Quindi facciamo le nostre belle polpettine che uniremo al nostro sughetto. Queste cuociono comunque non in tantissimo tempo. Nel momento in cui la carne è ben cotta, vedrete che arrivano a galla, e nel momento in cui il sugo è bello rappreso, vuol dire che il piatto è pronto e si può già mangiare. Ecco qui. Con questo movimento circolare facciamo le nostre belle palline. Se vi dovessero avanzare o voleste, non so, usare più ingredienti, più carne trita, anche per farle poi in una pasta al forno, piuttosto che fritte, piuttosto che con altre, anche diciamo in altri modi, in altri intingoli, potete sempre aggiungere ingredienti al nostro preparato, per cui aggiungeremo più uova, più latte, più mollica di pane. L'importante è che sia più o meno tutto proporzionato, perché se aggiungiamo troppo latte rischiamo che il composto diventa un po' troppo liquido e acquoso. Se invece meno risulta che invece la polpetta sia secca, dobbiamo appunto trovare un giusto equilibrio in tutto quello che mettiamo. A Napoli queste polpettine le chiamiamo e polpettelle. Essendo io campana, le mie ricette sono prevalentemente della zona partenopea, ecco, quindi saranno tutti piatti campani, dove i colori sono forti, i sapori anche, e il piacere di stare a tavola anche. Ecco, vedete che il sughetto sta già bollendo, quindi già pronto per ricevere la nostra carne. Ok, quindi abbiamo finito, le polpette sono pronte. Allora diamo un'occhiata, guardate già il fumo che fuoriesce. Ecco, io in cucina uso sempre i coperchi a campana perché riescono a non far seccare il contenuto della pentola e comunque rimane tutto più stufato, diciamo, un po' più morbido. Quindi adesso apriamo, come potete vedere dopo pochi minuti il sugo è in ebollizione, pronto per accogliere le nostre polpettine. Quindi si mettono proprio, si fanno cadere come vogliamo, proprio tuffarle in questo sughetto. Ecco, guardate il colore di questo pomodoro,
ecco la polpetta che proprio cade nel suo sughetto e tra pochi minuti verranno a galla, un po' come gli gnocchi, diciamo il processo è quasi simile. Non vi preoccupate dello spazio perché se lo fanno tra di loro, quindi anche se avete la percezione che non ci sia più spazio tra il sugo, continuate a mettere le polpettine che tanto poi dopo in cottura si asciuga un po' la carne, si restringono e quindi c'è anche più spazio per altra carne. Poi questa dose appunto va bene per gli ingredienti che abbiamo utilizzato. Anche se vedete che fuori escono, che rimangono un po' a galla, non c'è problema, li lasciamo lì qualche minuto, dopodiché poi le giriamo, non subito perché altrimenti rischiamo di spappolare l'impasto. Ecco, una volta che le abbiamo inserite nel sugo ricopriamo la pentola e le lasciamo un 5-6 minuti. Allora diamo un'occhiata alle nostre polpettine, a che punto sono. Ecco, come vi avevo anticipato stanno cominciando a venire a galla, per cui si girano lentamente, sempre con cautela perché comunque non sono ancora pronte, per cui le giriamo un pochino in modo tale che quelle che sono rimaste sotto vengano in superficie e quelle sopra vadano verso il fondo. Ecco, vedete che si sono un po' ridotte come dimensioni perché appunto la pentola è abbastanza larga e quindi ecco il nostro sugo ha già questa densità, però alla fine sarà proprio corposo e denso. Dovranno cuocere più o meno altri 20 minuti, più o meno, poi l'assaggeremo, vediamo un attimino il tempo di cottura. Più denso è il sugo, più è simpatica la nostra scarpetta. Diciamo questo modo di bollire in Campania si dice che il sugo sta pippiando, cioè è proprio l'effetto di tipo un cratere, di fare queste micro bollicine, vuol dire proprio che sta cuocendo, coperto con la coperta a campana, quindi col suo vapore, e quindi il sugo sta prendendo, ecco, le polpette diciamo che sembrano anche già cotte, l'importante è che il sugo diventi ancora più corposo, quindi lo lasciamo andare ancora un quarto d'ora circa. Il sugo, come potete notare, è molto denso rispetto appunto alla cottura iniziale. Le polpette sono pronte e quindi possiamo impiattare tranquillamente. Pronti per l'impiattamento, allora ci prepariamo il nostro piatto da portata, il nostro pane pronto per la scarpetta. Allora nelle mie ricette preferisco un tipo di pane di questo tipo, è un tipico pane calabrese che anche dopo qualche giorno dalla cottura rimane morbido e rimane proprio versatile per questo tipo di utilizzo. Quindi il nostro piatto è pronto, il nostro sugo anche. Prendiamo un bel mestolo perché è abbastanza liquido per evitare di scottarci e ecco qui, le nostre polpette sono invitanti e prontissime. La nostra scarpetta è pronta, non ci resta altro che mangiare questo piatto gustoso, però accompagniamoci sempre con un buon bicchiere di vino, che come ho detto all'inizio della ricetta è un vino rosso. A questo punto buona scarpetta a tutti! Se vi è piaciuta la scarpetta cliccate su Rosetta.